Ciao a tutti, io sono Sara e benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi vi mostro come realizzare un carinissimo regalo di Natale fai da te. Nello specifico si tratta di una mascherina per gli occhi per dormire. Vi ricordo che questo è il terzo video della miniserie che sto facendo uscire da inizio dicembre, in cui vi mostro in ogni video come realizzare un regalino di Natale fai da te. Sono tutti abbastanza semplici e veloci, quindi se avete bisogno di un altro po' di ispirazione vi lascio tutti i link qui sotto nella descrizione al video. Vi ricordo anche che la prossima settimana ci sarà un ultimo video bonus di questa serie in cui vi mostrerò come realizzare un pacchetto regalo originale in stoffa, quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così non vi perderete questo e tutti i prossimi video. Per realizzare questa mascherina per gli occhi ho usato un broccato di seta come tessuto esterno e per l'interno ho usato un raso bianco. Vi servirà anche un elastico per fare il nastro che avvolge la testa e del filo in tono. Non sono riuscita a trovare in merceria un piping di raso bianco pronto che mi serve per decorare il bordo della mascherina, quindi l'ho realizzato io, usando all'interno un elastico rotondo di 2-3 mm di diametro e all'esterno lo stesso raso bianco che uso come fodera. Stampate il cartamodello della mascherina che trovate scaricabile gratuitamente qui sotto nella descrizione del video e tagliatene un pezzo dal tessuto esterno e un pezzo dalla fodera. Nel cartamodello sono già inclusi i margini di 6 mm. E non dimenticate di segnare con la forbice le due tacche che sono nei lati, che sono poi i punti in cui attaccheremo il nastro elastico. Prendete poi dell'ovatta leggera o se non la trovate va bene anche del panno lenci bianco che ha comunque uno spessore simile e tagliate la mascherina una volta anche in questo materiale. L'ovatta ci servirà a dare un po' di spessore alla mascherina che altrimenti risulterebbe un po' troppo piatta. E queste sono le 3 mascherine che dovreste avere. Per prima cosa mi preparo il piping, mi metto sullo sbiecco del raso bianco e mi segno una striscia lunga 50 cm e larga 3. Vi consiglio di utilizzare una penna che svanisce con il calore. Se vi può interessare trovate il link di questa e anche altri materiali utili sotto nella descrizione del video. Io qui ho tagliato l'elastico lungo come il raso, ossia 50 cm. Per creare il piping dovete posizionare l'elastico al centro della striscia di raso, avvolgere l'elastico con il raso sopra e sotto e cucire a filo dell'elastico con il mezzo piedino, mi raccomando. In questo modo potete andare il più vicino possibile. Prendo lo strato esterno della mascherina per gli occhi e spillo il piping tutto attorno con il margine rivolto verso l'esterno della mascherina. Diciamo che l'elastico deve essere piazzato tra i 6 e gli 8 mm dal margine della mascherina, quindi allineando i margini dovreste essere a posto. Il piping va rifilato della misura giusta, quindi fate in modo che 2 cm di raso si sovrappongano nelle due estremità e nell'ultimo centimetro di entrambe le estremità, che sarà quello che finirà poi dentro al margine di cucitura, dovete tirare in fuori l'elastico che c'è dentro e tagliarne 1 centimetro per parte, altrimenti se resta l'elastico dentro è impossibile cucirci sopra, avrebbe uno spessore troppo grosso e antiestetico. Comunque è più difficile a dirsi che a farsi, quindi imitate quello che sto facendo io. Cucio insieme lo strato esterno e il piping a fianco all'elastico e sempre con il mezzo piedino. Cercate di stare il più vicino possibile all'elastico, eventualmente spostando anche manualmente l'ago, molte macchine da cucire permettono di farlo. E questo è il risultato che dovreste avere. Mi sono avvolta l'elastico attorno alla testa e ho preso la misura che a me stava più confortevole, tirandolo un po'. Non tiratelo troppo, altrimenti poi la mascherina vi starà troppo stretta e non sarà confortevole indossarla. Tagliate quindi l'elastico della misura presa, tenendo conto che servono 2 cm totali in più per il margine. Ho preso poi il tessuto esterno e ho tagliato una striscia lunga il doppio rispetto alla misura dell'elastico e alta 5 cm. Questa sarà la striscia di tessuto che avvolgerà l'elastico che gira attorno alla testa e in base a quanto vi piace arricciata potete farla lunga il doppio come ho fatto io oppure lunga 1,5 volte se la preferite meno arricciata. Chiudete la striscia su se stessa mettendo il lato dritto del tessuto all'interno e cucite a mezzo centimetro sul lato lungo. Mi sono poi aiutata con una spilla da baglia a rovesciare tutta la striscia mettendo il lato dritto in fuori.
Stirate la striscia appiattendola bene, soprattutto sulla cucitura, e poi inserite l'elastico all'interno. Inseritelo finché un'estremità dell'elastico non arriva all'estremità del raso. Fissatelo quindi al primo lato con una cucitura a 2-3 mm dal bordo. E poi tiratelo all'interno finché non raggiunge l'altra estremità della striscia di tessuto e fissate anche il secondo lato con una cucitura. Ho optato per utilizzare un elastico più stretto, 1 cm anziché 2, così da lasciare un po' di spazio tra l'elastico e la stoffa per l'arricciatura. Se volete usare un elastico di 2 cm vi consiglio di aumentare la larghezza della striscia di raso di almeno 2 cm in più. Prendo l'ovata e l'attacco sul rovescio dello strato di fodera e poi cuocio i due strati assieme a 2 mm dal bordo tutto attorno. Ora dobbiamo attaccare la striscia elastica allo strato di fodera. Posiziono la fodera con il lato dritto rivolto verso l'alto e spillo la striscia sul lato destro e sinistro della mascherina, facendo attenzione a centrarla sulle tacche che avevamo segnato all'inizio. Cucio quindi a 2-3 mm dal bordo. Prendiamo la fodera e la posizioniamo col dritto rivolto verso l'alto. Poi prendiamo lo strato esterno con il dritto verso il basso e ce lo mettiamo sopra. Fate in modo però che la striscia elastica stia posizionata tutta verso il centro e che esca dall'alto nei 5 cm centrali, perché sarà l'unico pezzetto di cucitura che non faremo subito, appunto perché ci servirà dopo questa apertura per rigirare tutta la mascherina per gli occhi al dritto. Cucio tutto attorno lasciando appunto 5 cm circa senza cucitura, in mezzo dove esce la striscia elastica. E qui si sente il cordoncino con le dita, dovete stare attenti a cucire appena fuori dal cordoncino, sempre il più vicino possibile, quindi usate il mezzo piedino. Rifilo ora i margini in modo che arrivino ad essere di circa 3 mm, così sarà poi più facile rigirare tutto quanto al dritto. E ora rigiro la mascherina facendo uscire tutto dall'apertura che abbiamo lasciato prima. Diamo infine una bella stirata e poi chiudiamo con punti a mano l'apertura rimasta. E la nostra mascherina per gli occhi è pronta! Bene, per il video di oggi è tutto, io spero che vi sia piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale così non vi perderete tutti i prossimi video. Nel prossimo vi mostrerò come creare un pacchetto regalo con la stoffa, quindi se volete rendere perfetto il vostro regalo non perdetevelo. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!